Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet mi occuperò del commento di WWE Clash in Paris, un evento secondo me molto interessante che è andato oltre le aspettative, onestamente, per quanto mi aspettassi. Forse il main event un po' più deludente di quello che pensavo, però direi di procedere con ordine, di partire dal match che ha aperto l'evento di Parigi. Tra l'altro in Europa la WWE tornerà a gennaio per 13 date, non c'è l'Italia. Questo secondo me mi fa ben sperare per un premium live event, però magari potrei sbagliarmi. Primo match, come dicevo, tra Roman Reigns e Bronson Reed. Roman Reigns, come prevedibile, ha battuto l'alleato di Seth Rollins in un match durato oltre 20 minuti con Bronson Reed che l'ha fatta da padrone per gran parte del match grazie alla sua massa fisica, ma il Tribal Chief è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Bronson Reed grazie ad un Samoan Drop e poi alla sua classica Spear che appunto gli hanno consegnato la vittoria. Diciamo che l'evento, il momento più importante e cruciale del match è avvenuto al termine dello stesso, con Roman Reigns che si è ripreso le scarpe del Tribal Thief, che forse adesso non sarà più tale perché non si è capito bene se poi Roman Reigns sia riuscito a lanciarle al pubblico, quelle scarpe che si è ripreso, oppure, tra l'altro autografate, oppure se invece è stato interrotto prima. Tra l'altro Roman Reigns, dopo essersi ripreso le scarpe riconsegnate da Paul Heyman, è andato a sottomettere proprio Paul Heyman nella guillotine choke, con Paul Heyman che è svenuto a vendicare Paul Heyman, però ci pensano Bron Breakker, mentre Roman Reigns stava lanciando le sue scarpe tra il pubblico. Bron Breakker, e si trova sul tavolo dei telecronisti, Bron Breakker l'ha schiantato con una spiara devastante e potentissima, ma non è stata l'unica spiara che ha subito Roman Reigns, perché mentre stava andando via Bron Breakker dalla rampa è partito a una velocità assurda, la sua classica velocità per travolgere nuovamente Roman Reigns, che poi è stato anche giustiziato da Bronson Reed con ben 3 tsunami. Alla fine è arrivato Jey Uso a cercare di salvare il salvabile, ma ormai fondamentalmente era inutile il suo intervento, nonostante lui si stesse preparando per il suo match. Ebbene, anche Jey Uso comunque si è preso la spear di Bron Breakker. Roman Reigns è uscito in barella, su quella stessa barella ha subito proprio anche altri tsunami di Bronson Reed, e quindi io credo che questo sia stato l'angle messo in scena proprio per giustificare l'assenza di Roman Reigns nelle prossime settimane, dato che dovrà girare il film Street Fighter, così come sta facendo Cody Rhodes, che è assente in questo periodo. Quindi Roman Reigns esce di scena e invece la Division, la stable di Seth Rollins, continua a dominare, nonostante sia stata allontanata dall'arena da Adam Pearce prima del main event. Secondo match di serata, Wyatt Six contro Street Profits, tra l'altro aggiunto proprio all'ultimo durante la puntata di SmackDown. Secondo me è un match non all'altezza di quello visto con le scale chiaramente a SummerSlam, anche se sta nascendo qualcosa di interessante tra gli Street Profits, perché vedo che c'è un po' di maretta tra Angelo Dawkins e Montez Ford, quindi credo che quello split di cui si era vociferato tanto tempo fa potrebbe finalmente essere alle porte, anche perché i Street Profits hanno vinto i titoli di coppia più volte, erano tornati campioni poco tempo fa, dopo ben 4 anni. Adesso hanno, secondo me, ancora un po' da dare alla categoria tag team, però non so, o li spostano a Raw, altrimenti il loro percorso a SmackDown lo considero finito sotto quel punto di vista. Quindi uno split potrebbe rinvigorire le carriere di entrambi, forse soprattutto di Montez Ford, perché la dirigenza ha sempre comunque voluto puntare su di lui anche in singolo, nonostante non sia mai arrivato lo split. Fatto sta che Wyatt Six si sono confermati campioni in maniera abbastanza agevole con l'intervento di Nikki Cross prima, che ha bloccato Montez Ford mentre lei si trova sotto il ring, non l'ha fatto risalire, e ha favorito l'intervento di Ancola di Overo Dallas, che con la Sister Abigail l'ha messo KO, e poi ovviamente la combo di mosse di Joe Casey e di Dexter Lumis hanno fatto il resto per difendere le cinture con successo. Becky Lynch anche resta campionessa intercontinentale, battuta Nikki Bella con uno schieramento un po' particolare a ponte. Fatto sta che resta campionessa, insomma, Becky Lynch resta campionessa intercontinentale. Nonostante tutto, credo che questo sia un successo abbastanza importante, anche se secondo me, come avevo detto alla vigilia, era un match abbastanza equilibrato tra le due. Non escludo che Nikki Bella possa avere una rivincita, perché comunque lo schieramento non è stato proprio limpidissimo e Becky Lynch ha fatto comunque il suo solito match da heel, cercando comunque di sfruttare ogni vantaggio possibile per conservare la cintura. Ma Becky Lynch è stata comunque grandissima protagonista della serata, non soltanto nel suo match, però ci arriveremo ovviamente con calma.
concludendo la parentesi del match per il titolo intercontinentale femminile, io credo che possa anche esserci un rematch nelle prossime settimane. E come ho già detto prima, in molti davano per scontata la vittoria di Becky Lynch, e anche io comunque ero andato con Becky Lynch in questo evento. Alcuni dicono che Nikki Bella non potrebbe vincere il titolo. Io credo che invece possa avere una chance, ripeto, dipende sempre da quanto lei sarà impegnata con la WWE nelle prossime settimane. E poi bisogna anche sottolineare che secondo me questo match non è stato di altissima qualità, mi aspettavo qualcosina in più rispetto insomma a quelli del passato, non a caso è stato anche quello che è durato di meno. Secondo me invece il match che ha rubato la scena è stato quello tra Rusev e Sheamus, il good old fashioned Donnybrook match, un match praticamente tipico irlandese da pub irlandese. Non a caso c'è stato l'utilizzo dello Shaleila, che è stato decisivo anche per la vittoria di Rusev, perché lui ha sottomesso Sheamus nella sua accolade proprio con lo Shaleila, quindi con il bastone irlandese. Anche qui io credo che la vittoria fosse abbastanza scontata, più che altro per il fatto che Rusev è tornato in WWE da qualche mese ormai e non poteva assolutamente perdere la sua prima rivalità contro Sheamus, il suo ex alleato. Sarebbe stato veramente un danno pazzesco per il bulgaro, che quindi in Europa torna e vince con un match veramente spettacolare, perché comunque abbiamo avuto la distruzione di qualsiasi cosa, i tamburi di guerra di Sheamus da destra e a manca, ma soprattutto c'è stato il white noise addirittura attraverso 2 tavoli di Sheamus ai danni di Rusev. Rusev invece ha schiantato Sheamus con una sorta di manendo slam attraverso, o comunque rock bottom, attraverso il bar, proprio il bancone. E quindi veramente il match ha rubato la scena in una maniera incredibile. Secondo me è stato, se non il migliore della serata, comunque il secondo migliore. È stato veramente un qualcosa di altamente spettacolare, se parliamo proprio di match in sé e non di eventi correlati. Quindi sono molto molto contento che questo incontro sia stato messo in scena in un primo live event, perché ha meritato, e credo che questa possa essere una vittoria molto importante per Rusev, magari per lanciarsi quantomeno verso la scena titolata a livello di titolo intercontinentale, soprattutto visto che a Raw ci sarà in programma il match tra Dominic Mysterio ed AJ Styles, e vedremo se il titolo passerà di consegne, così come è avvenuto a SmackDown con Sami Zayn, che battendo Solo Sikoa è diventato il nuovo campione degli Stati Uniti. Poi arriviamo al match di John Cena, un match contro Logan Paul. Anche questo secondo me un match molto migliore di quello che mi potessi aspettare. Ci sono state tante citazioni, John Cena addirittura ha utilizzato la Styles Clash di AJ Styles, Logan Paul ha provato a fare l'attitude adjustment ai danni di John Cena, ha provato anche il 5 Knuckle Shuffle, quindi si sono un po' rubati le mosse a vicenda, o meglio John Cena le ha rubate anche dal repertorio di altri wrestler, mentre Logan Paul ha cercato di rubarle da John Cena. Addirittura è venuto fuori, ha avuto un kick out, più di un kick out importante Logan Paul, così come John Cena, che è stato colpito anche dalla key shot di Logan Paul proprio pochi istanti prima di chiudere il match con la seconda attitude adjustment nell'arco di pochi minuti. Quindi io credo che il match sia stato veramente molto molto intenso e interessante. La grande delusione probabilmente è il mancato arrivo di Brock Lesnar, che sarebbe stato un po' una sorta di copione già visto, no? Per quanto riguarda SummerSlam, perché a SummerSlam è tornato l'attaccato. Adesso io mi aspetto comunque che Brock Lesnar in qualche modo torni ad interagire con John Cena. Me l'aspettavo a Clash in Paris, e ripeto, questa potrebbe essere un po' la delusione della serata, però forse tornerà a questo punto a SmackDown per appunto lanciare questo match che dovrebbe andare in scena a WrestlePalooza, evento organizzato proprio per l'occasione. Però al di là di questo io credo che bisogna dare un'ulteriore nota di merito ancora una volta a Logan Paul. Io lo dico da tempo, sono un suo grande estimatore, ma lo sono diventato nel corso del tempo, non lo ero all'inizio, lo sono diventato pian piano, perché da semplice YouTuber si è trasformato veramente in una superstar. Pian piano, lavorando sodo, duramente a livello fisico, ha delle doti pazzesche e l'ha dimostrato sin da subito, ma adesso sta dimostrando anche di riuscire a creare un'alchimia nel corso dei match con praticamente qualsiasi atleta vada ad affrontare. Quindi sono molto soddisfatto anche del lavoro di Logan Paul, e non credo che sia un caso che sia stato scelto come uno degli ultimi avversari di John Cena, proprio perché comunque non tutti hanno questo privilegio, e io credo che Logan Paul con questo match arriverà ulteriormente a scalare le gerarchie della WWE e, come dico da tempo, diventerà prima o poi campione del mondo. Il main event, con Seth Rollins che ha difeso come prevedibile la cintura con successo contro CM Punk, Jey Uso e LA Knight. Io credo che questo match, come ho già detto, fosse abbastanza scontato.
Però mi aspettavo ovviamente le solite intromissioni del Division, che precedentemente, come ho già detto, era stato espulso, era stato allontanato dall'arena, quindi non c'erano né Bronson Reed né Bron Breakker, reduce dal massacro ai danni di Roman Reigns, quindi Seth Rollins nel backstage aveva detto che se la sarebbe vista da solo, altrimenti non avrebbe meritato quella cintura. Quasi un promo da face, ma soltanto ovviamente per, diciamo, smuovere un po' le acque, per gettare fumo dagli occhi. Infatti, poi alla fine della serata Seth Rollins la cintura l'ha difesa grazie alla moglie. Tra moglie e marito non mettere il titolo in questo caso e non il dito, perché Seth Rollins resta campione proprio grazie all'aiuto della compagna Becky Lynch, che non per la prima volta vanno in scena insieme, dato che anche nel 2019, quando vinsero entrambi i titoli massimi, comunque fecero anche coppia. Adesso però potrebbe entrare addirittura nella stable Becky Lynch. Becky Lynch è stata decisiva perché? Perché comunque è andata addirittura a rifilare un colpo basso a CM Punk, quando CM Punk, dopo una prima GTS, ne stava per rifilare una seconda a Seth Rollins, quindi era in procinto chiaramente di vincere. E Becky Lynch, arrivata mascherata sul ring, quindi non si sapeva chi fosse al momento, poi si è smascherata dopo aver rifilato il colpo basso ai danni di CM Punk, e appunto è stato uno shock un po' iniziale. Non tanto per Becky Lynch in sé, perché comunque sappiamo benissimo qual è il rapporto tra le due, che sono compagni nella vita. Però onestamente non mi aspettavo che potesse addirittura entrare a far parte della stable di Seth Rollins, e non è un caso secondo me che poi sia andato a colpire proprio CM Punk, che ha subito lo schienamento di Seth Rollins. Io, se vi ricordate, avevo detto nelle prediction che a prendersi lo schienamento, il pin, sarebbe stato LA Knight, perché comunque era quello con lo status un po' minore rispetto agli altri due. Invece è stato CM Punk, con mia grande sorpresa. Però io penso a questo punto che se Becky Lynch va ad affiancare Seth Rollins, la compagna di vita del campione, a questo punto credo che si possa arrivare a preparare il ritorno in scena di AJ Lee. Se ne è parlato tanto, sono state lanciate tante indiscrezioni, poi tutte smentite. Adesso questo ritorno di Becky Lynch li alimenta ulteriormente, non c'è certezza. Però, visto come è andato a finire l'evento, visto come è andato a finire il main event di Clash in Paris, io penso proprio che la strada possa essere quella, quindi la rivalità possa proseguire anche con l'aggiunta di Becky Lynch e di AJ Lee, e chissà che appunto non possano arrivare a collidere addirittura in un match di coppia, o quantomeno comunque in un match 1 contro 1 Becky Lynch contro AJ Lee, che sarebbe veramente sensazionale. Peccato che sarebbe soltanto per il titolo intercontinentale. A quel punto eventualmente già stiamo viaggiando con la fantasia, perché al momento non c'è stato ancora il ritorno, però sarebbe sicuramente un match incredibile, anche se avrei preferito comunque per un titolo massimo. Per quanto riguarda gli altri due, Jey Uso e LA Knight, Jey Uso alla fine ha deciso di non allearsi con nessuno, perché ha colpito sia CM Punk sia LA Knight con un super kick, però fondamentalmente alla fine non avevano grandi chance di vittoria, e infatti si sono dovuti leccare le ferite, e vedremo poi quali saranno i loro prossimi obiettivi. Fatto sta che sicuramente proseguirà la rivalità tra CM Punk e Seth Rollins, nonostante gli altri due possano reclamare una title shot, dato che non sono stati schienati, quindi la situazione potrebbe proseguire anche per gli altri due. Non è da escludere che LA Knight e Jey Uso proseguano su questa scia e chiedano un'altra title shot, magari questa volta 1 contro 1. Vedremo come procederà. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forcinet. Ciao a tutti.